BitZone. Acquistiamo Bitcoin in contanti senza KYC. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi parliamo di un bot Telegram molto particolare. Avete mai pensato di voler pagare un vostro acquisto su Amazon in Bitcoin, magari facendovi anche uno sconto perché rinunciate alla vostra moneta preferita? Beh, oggi tutto questo si può fare grazie a BitZone. Questo bot di Telegram vi dà proprio la possibilità di fare un acquisto su Amazon, pagarlo in Bitcoin e auto-applicarvi uno sconto. Non preoccupatevi che ora vediamo bene tutto. Mi raccomando però prestate molta attenzione perché come tutte le procedure alternative, anche questa necessita di un minimo di attenzione pratica prima di procedere con scioltezza. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Vi ricordo anche che se dovete acquistare un hardware wallet potete usare il codice PLAK per avere uno sconto del 5% sull'acquisto dei prodotti Bitbox come il Bitbox 02, del quale troverete anche un tutorial completo sul mio canale. Vi lascio comunque il link diretto in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Questo bot sfrutta la possibilità che Amazon dà ai propri clienti di pagare gli ordini in contanti, utilizzando un qualsiasi punto Western Union. Questo sistema si inserisce tra voi e il pagamento in contanti del vostro ordine, creando un vero e proprio mercato di compravendita di ordini Amazon. Da una parte avremo chi acquista in Bitcoin creando l'offerta e dall'altra parte avremo utenti che vogliono acquistare Bitcoin in contanti, no KYC, che creeranno la domanda. Non preoccupatevi se avete un po' di confusione perché ora chiariamo tutto. Per semplificare le cose ho diviso il video in due parti, quindi oggi vedremo solo la parte di acquisto in Bitcoin su Amazon e la settimana prossima vedremo il resto. Quindi, a chi è rivolta questa prima parte di questo servizio che vedremo oggi? A chi vuole spendere Bitcoin. Il bot ci dà la possibilità di spendere Bitcoin per acquisti su Amazon e ci permette anche di applicarci uno sconto, che poi capiremo bene di che cosa si tratta. Ma ora vediamolo nella pratica, così almeno vedrete che vi rimarrà tutto molto più chiaro. Non ci resta che andare su Telegram e cercare il canale BitZone Shopping. Vi metto il link diretto in descrizione. Su questo canale troviamo già tutte le informazioni sul funzionamento del bot e troviamo anche una guida video che ci spiega passo passo come dobbiamo procedere. Abbiamo anche le domande frequenti, il contatto per l'assistenza e il link per il bot che utilizzeremo. Quindi, prima cosa, entrare nel canale e leggere attentamente tutto quello che c'è scritto per comprenderne bene il suo funzionamento e i suoi limiti, così da ridurre al minimo il margine di errore. Una volta letto tutto, saprete già a cosa serve il bot, ma noi lo vediamo comunque nel dettaglio, quindi non ci resta che andare su Amazon e fare i nostri acquisti per prima cosa. Scegliete quello che volete acquistare e mettetelo nel carrello. Una volta terminata la spesa, potrete procedere all'ordine. Al momento del checkout dovremo andare a modificare il metodo di pagamento. Cliccheremo quindi su Modifica metodo di pagamento e si aprirà la lista delle carte che avete inserito fondamentalmente. Noi andiamo in fondo e clicchiamo su Aggiungi una modalità di pagamento e poi su Paga in contanti nel punto vendita più vicino. Accettiamo i termini e clicchiamo su Continua. Ora l'app vi mostra i punti vendita vicino a voi, ma a voi in questo caso non interessa. Quindi clicchiamo su Continua e andiamo avanti. Ora selezioniamo Paga in contanti come metodo di pagamento. Amazon ci informa che abbiamo 72 ore di tempo per pagare l'ordine, altrimenti questo verrà annullato. Ora, a noi in questo momento non interessa, però tenetelo a mente e sappiate che se entro 72 ore l'ordine non viene pagato, questo verrà semplicemente annullato. Bene, ora clicchiamo su Continua e facciamo tutte le solite procedure per un acquisto Amazon. Una volta confermato il metodo di consegna e tutto il resto, arriverete a questa schermata. Questo è il fulcro dell'ordine, quindi prestate attenzione. Amazon vi dice la scadenza entro il quale va pagato l'ordine, l'importo dovuto e soprattutto il codice di 9 cifre.
questo è il codice identificativo del vostro ordine. Ora che abbiamo questi dati, ci facciamo una bella foto per sicurezza e li conserviamo per dopo perché ci serviranno. In questo momento voi avete creato un ordine che sull'app risulterà da pagare. Teoricamente dovreste semplicemente andare in un punto Western Union e pagare in contanti, ma qui inizia il bello. Invece che pagare noi, sfrutteremo il bot di Telegram, quindi andiamo su Telegram e apriamo il bot BitZone Shopping Bot. Il link lo trovate nel canale di prima delle info, ma comunque vi lascio anche questo in descrizione. Una volta sul bot premeremo avvia e il bot ci darà il benvenuto e ci darà delle opzioni da scegliere. Noi dovremo cliccare su paga un nuovo ordine, ovviamente. Bene, ora dovremo fornire tutte le informazioni del nostro ordine che troviamo nel riepilogo su Amazon, quello alle quali abbiamo fatto una foto, insomma. Ci chiederà quindi il codice di 9 cifre che andiamo a inserire. Mettete anche il trattino in mezzo. Una volta inserito, clicchiamo su invia e poi inseriamo l'importo. Qui notiamo la prima cosa, l'importo minimo deve essere di 20 euro, mi raccomando, con meno non si può utilizzare questo servizio. Inseriamo l'importo esatto e clicchiamo invia. Bene, ora dobbiamo mettere la data e l'ora di scadenza del pagamento, quindi inseriamo nel formato che ci viene richiesto, data, giorno, mese, anno, spazio, orario. Poi premete invio. Se sbagliate qualcosa avete comunque la possibilità di modificarlo premendo il pulsante sotto. Questo vale anche per l'importo e il pay code. Ok, siamo arrivati alla voce sconto. Facciamo ora 2 paroline su questa voce. Come potete leggere qui nel messaggio, questo è un vero e proprio sconto che vi fate e deve essere compreso tra lo 0 e il 12%. Il bot vi dice che la media dello sconto applicato è del 6%. Ma cosa comporta questo? Comporta 2 cose sostanzialmente. Se voi vi fate uno sconto maggiore, pagherete meno il prodotto, ma chi vi paga l'ordine in contanti riceverà meno Bitcoin. Quindi, ipotizzando di avere 2 offerte sul bot, una vostra con uno sconto alto, 12%, e una di un altro con uno sconto basso, 3%, l'utente sarà propenso a scegliere l'altra offerta piuttosto che la vostra. Se invece vi fate un piccolo sconto, pagherete di più il prodotto, ma sarete quasi sicuri che qualcuno accetterà la vostra offerta. Vi faccio ancora un esempio teorico prima di vederlo in pratica. Ipotizzate di fare un acquisto di 100 euro su Amazon. Fate tutta la trafila, arrivate qui e vi mettete uno sconto del 10%. Voi pagherete in Bitcoin il controvalore di 90 euro, quindi pagherete realmente 10 euro in meno. Chi dall'altra parte vorrà invece acquistare i Bitcoin pagherà 100 euro il vostro ordine, ma riceverà 90 euro in Bitcoin, meno le commissioni, che però vedremo nel video poi prossimo. Sostanzialmente il vostro sconto è lo spread che decidete di applicare alla vendita. Ora capite bene che più basso è lo sconto, più incentivante è la vostra proposta, perché se voi aveste messo uno sconto del 3%, voi avreste pagato 97 euro e non 100, mentre dall'altra parte avrebbero ricevuto 97 euro e non 90, sempre meno le commissioni. Ok, dai, ora nel nostro ordine mettiamo un bel 3%, così lo vediamo nella pratica. Inviamo il messaggio ed ecco che compare il riepilogo del pagamento con tutti i dettagli. Se notate compare l'importo del nostro ordine e l'importo che invece pagheremo, che è scontato del 3%. Ok, non ci resta che pagare l'invoice. Noi qui vogliamo pagare in Bitcoin, quindi ora il bot genererà una invoice dell'importo scontato che noi andremo a pagare. Ora, prima di pagare ragioniamo un attimo su cosa stiamo facendo. Qui noi stiamo comprando su Amazon e pagando in Bitcoin. Tutto ciò che viene fatto su Amazon è gestito da Amazon, quindi l'ordine, la spedizione, eccetera, seguono l'iter classico. Il bot si mette in mezzo al pagamento, quindi per la merce non c'è problema, perché se nessuno paga il vostro ordine in contanti, la merce non parte, ok? E l'ordine viene annullato. Ma per quanto riguarda il pagamento in Bitcoin, qui subentra un po' in gioco la fiducia, perché noi stiamo pagando un bot che per assurdo potrebbe tenersi i nostri soldi e non generare l'ordine di acquisto, con il risultato che voi perderete i vostri bitcoin e non riceverete la merce. Sembra una cosa brutta e cattiva, ma in realtà il bot fa semplicemente da escrow e non avrebbe motivo di scappare con i vostri fondi, perché verrebbe subito sputtanato e perderebbe il suo business fondamentalmente. Quindi niente paura, non succede niente, però comunque è giusto che voi sappiate come funziona e che sappiate che potenzialmente c'è questo rischio. Dai, andiamo avanti e facciamo il nostro pagamento.
clicchiamo sul link che ci viene fornito, ecco che compare il QR code, clicchiamo su Lightning e così abbiamo l'invoice. Allora, se usate un wallet su un altro dispositivo, vi basta scansionare il QR code, altrimenti copiate e incollate l'invoice. È un classico pagamento questo. Ok, invoice pagata. Ecco che sul bot ci compare l'avviso e qui potete notare i prossimi passaggi che, diciamo, spoilerano già un po' il video della prossima settimana, la seconda parte, diciamo. Comunque vi faccio vedere, il nostro ordine è finito su un altro canale che si chiama BitZone Ordini, ma di questo appunto ne parleremo settimana prossima. Ora che abbiamo pagato, cosa dobbiamo fare? Sostanzialmente niente. Dobbiamo semplicemente attendere che qualcuno paghi il nostro ordine, in modo tale che il nostro pacco venga spedito. Nel caso in cui nessuno pagasse il nostro ordine, questo verrebbe semplicemente annullato e il bot vi restituirà i fondi senza nessuna commissione. Ma se qualcuno lo paga? Beh, in questo caso riceverete una bella notifica che vi informa che qualcuno ha prenotato il vostro ordine. Attenzione, non lo ha ancora pagato, ha solo detto ok ragazzi, lo prendo io, lo pago io. E dovrà farlo entro le date fornite dal bot. Una volta pagato ci arriverà un'altra notifica che ci informerà del pagamento e qui noi avremo ancora una piccola azione da svolgere, ovvero confermare che il pagamento sia effettivamente avvenuto, perché ovviamente uno potrebbe aver detto l'ho pagato e poi in realtà potrebbe non averlo pagato. Come facciamo? Molto semplice, andiamo su Amazon e verifichiamo che lo stato sia passato da pagare a pagato. In ogni caso riceverete comunque anche una mail da Amazon, quindi diciamo lo sapreste se è stato pagato o no. Se ciò è avvenuto, tornate sul bot e cliccate su menu principale, poi su conferma pagamento di un ordine. Vi verrà chiesto il numero di ordine, nel mio caso 116. Clicchiamo invia e ci compare il nostro ordine. Leggiamo bene che cosa c'è scritto e clicchiamo su conferma pagamento. Ottimo, il nostro pacco è in viaggio. Non ci resta che attendere il corriere. Bene ragazzi, abbiamo acquistato dei prodotti da Amazon direttamente in Bitcoin facendo qualche piccolo passaggio, ma in maniera molto semplice una volta presa la mano, fidatevi. Quali sono i pro di questo servizio? Ovviamente la possibilità di acquistare in Bitcoin prodotti venduti su Amazon, la possibilità di pagarli anche con uno sconto che decidiamo noi e di non dover passare attraverso carta regalo o cose del genere. Per chi spende Bitcoin quotidianamente, secondo me può essere una buona soluzione. Non dimentichiamo che acquistando attraverso questo bot si contribuisce alla creazione di un mercato peer-to-peer di compravendita di Bitcoin. Ma non preoccupatevi che vi sarà tutto molto più chiaro la settimana prossima con la seconda parte del video. Quali sono invece i contro? A mio parere direi che i contro sono principalmente la leggera frizione che compare quando diciamo vai ad inserirti in un servizio snello come quello di Amazon, quindi devi fornire diversi dati al bot e questo rallenta un po' le cose. Ma sono passaggi necessari per poter far funzionare il tutto, quindi una volta presa la mano si perde giusto qualche secondo. D'altronde, se fosse così semplice acquistare Bitcoin su Amazon, queste soluzioni non avrebbero senso di esistere. Quindi, l'altro contro è il fatto che comunque dobbiamo fidarci di una terza parte per la custodia del pagamento. Questo è l'unico punto sensibile, ma anche qui, quando c'è un escrow, si assume che questo faccia il suo lavoro, altrimenti perderebbe il suo business, ok? Per il resto, ragazzi, provatelo voi stessi e poi ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Io direi che per questa prima parte ho detto tutto, quindi se questo video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e noi ci vediamo mercoledì prossimo con la seconda parte di questo video. Ciao!